Nel 1927, le menti più brillanti del pianeta si riunirono a Bruxelles per dichiarare la morte del destino. In quella stanza decisero che l'universo al suo livello più profondo era governato dal caos puro e imprevedibile. Ma se ti dicessi che si sbagliavano, se ti dicessi che ogni tua scelta, ogni respiro che fai e ogni singola particella di luce che colpisce i tuoi occhi in questo esatto momento era già stata calcolata 14 miliardi di anni fa? Benvenuto sulla scena del crimine più grande della storia della fisica. Il cadavere è il libero arbitrio e l'arma del delitto si nasconde proprio davanti ai tuoi occhi. Prendi una moneta, lanciala in aria. Mentre ruota vorticosamente, la chiami probabilità. Dici che c'è il 50% di possibilità che esca testa o croce. Ma questa è una bugia che raccontiamo a noi stessi per nascondere la nostra ignoranza. La verità fisica è spietata. Se tu conoscessi con precisione assoluta la forza esatta del tuo pollice, l'angolo di attrito dell'aria, la densità dell'umidità nella stanza e l'attrazione gravitazionale in quel millimetro quadrato, il risultato non sarebbe un mistero. Sarebbe una certezza matematica. Il lancio della moneta non è casuale. È un'equazione che il tuo cervello è semplicemente troppo lento per risolvere in tempo reale. Tutto il mondo che puoi toccare e vedere funziona esattamente come un gigantesco tavolo da biliardo. Pierre-Simon Laplace, secoli fa, immaginò un'intelligenza suprema capace di conoscere la posizione e la velocità di ogni singolo atomo dell'universo. Per questa intelligenza, che noi chiamiamo il demone di Laplace, non esisterebbe alcun mistero. Il passato e il futuro sarebbero chiari e visibili come il presente. Ogni incidente d'auto, ogni incontro casuale per strada, ogni foglia che cade. Tutto non è altro che il risultato inevitabile di un urto precedente. Una catena di cause ed effetti ininterrotta fin dal primo istante della creazione. Ma questo era solo il primo livello della realtà, quello facile. Fino all'inizio del XX secolo eravamo convinti di vivere in questo universo a orologeria. Un meccanismo freddo, perfetto, inesorabile. Gli scienziati credevano che fosse solo questione di tempo prima di poter calcolare letteralmente il futuro. Bastava costruire computer sempre più grandi e raccogliere dati sempre più precisi. Eravamo i padroni di una macchina prevedibile, ma poi abbiamo commesso l'errore di guardare troppo da vicino. Abbiamo preso un microscopio e abbiamo puntato l'obiettivo non sulle cellule, non sulle molecole, ma sul tessuto stesso della realtà. E quello che abbiamo trovato lì sotto, nel buio dell'infinitamente piccolo, ha distrutto tutto ciò in cui credevamo. E poi qualcosa va storto. Fermati, torna indietro. Stiamo parlando di un singolo atomo, o meglio, di un elettrone. Quando scendiamo a questa scala, le regole del biliardo cosmico smettono improvvisamente di funzionare. L'elettrone non è una pallina solida che viaggia in linea retta, è un fantasma. Prima che tu lo guardi, non si trova in un punto preciso. Esiste in una nube di probabilità, una nebbia matematica dove è contemporaneamente ovunque e da nessuna parte. È come se l'universo stesso non avesse ancora deciso dove posizionarlo. E questa non è una teoria filosofica, è un fatto fisico, misurabile e testato nei laboratori di tutto il mondo. Il caso puro, l'imprevedibilità assoluta, sembra essere il vero cuore pulsante della materia. Ma ecco la parte che fa venire i brividi. Il momento esatto in cui questo fantasma decide di diventare reale. Immagina di puntare un rilevatore verso questa nube sfocata. Nel momento esatto in cui decidi di misurarlo,
Nel momento in cui l'informazione viene registrata, la nebbia collassa. Istantaneamente. L'elettrone sceglie una posizione precisa, apparendo dal nulla come una scintilla nel buio. Questo evento si chiama collasso della funzione d'onda e secondo l'interpretazione standard della meccanica quantistica, la scelta di dove apparirà quell'elettrone è assolutamente, intrinsecamente casuale. Nessun dio, nessuna equazione, nessun supercomputer potrebbe mai prevederlo. Ma c'è qualcosa che non torna, qualcosa che nessuno riesce ancora a spiegare. Albert Einstein odiava questa idea con tutto se stesso. Non poteva accettare che la realtà fondamentale fosse un casinò cosmico. Pronunciò la famosa frase: Dio non gioca a dadi con l'universo. Einstein era convinto che la meccanica quantistica fosse incompleta. Sosteneva che l'elettrone sapeva benissimo dove si trovava fin dall'inizio. Noi lo vedevamo come una nube sfocata solo perché non avevamo gli strumenti giusti per vedere i meccanismi nascosti sotto il cofano della realtà. Immaginava l'esistenza di variabili nascoste, ingranaggi segreti più piccoli degli atomi stessi, che continuavano a far girare l'universo come un orologio perfetto, lontano dai nostri occhi. Il problema è che questa non è la fine della storia. Nel 1964, un fisico irlandese di nome John Bell decise di chiudere la questione per sempre. Inventò un test matematico geniale per scoprire se Einstein avesse ragione. Se l'universo avesse davvero degli ingranaggi segreti nascosti, i risultati degli esperimenti avrebbero dovuto rispettare un limite matematico preciso, una disuguaglianza. Decenni dopo, i laboratori di tutto il mondo hanno eseguito questo test. Il risultato? La disuguaglianza di Bell è stata violata, ripetutamente, spietatamente. La scienza ha parlato. Non ci sono variabili nascoste locali. Gli ingranaggi segreti di Einstein non esistono. Il caso è reale. Oppure c'è una terza opzione. Un'opzione così terrificante che la maggior parte dei fisici si rifiuta persino di prenderla in considerazione. Per capire questa terza opzione, dobbiamo guardare il fenomeno più assurdo dell'universo, l'entanglement quantistico. Prendi due particelle, falle interagire e poi separale. Portane una sulla Terra e l'altra sulla galassia di Andromeda a 2,5 milioni di anni luce di distanza. Se misuri la particella sulla Terra e questa decide di girare verso l'alto, istantaneamente, nello stesso esatto frammento di secondo, la particella su Andromeda girerà verso il basso. È come se comunicassero a una velocità infinita, violando il limite sacro della velocità della luce. Einstein la chiamava azione fantasma a distanza. Sembra magia, sembra un trucco, ma c'è una scappatoia, un dettaglio che cambia tutto. Cosa succede se le due particelle non stanno affatto comunicando? Cosa succede se l'esito del tuo esperimento sulla Terra e la reazione della particella su Andromeda erano già stati decisi e sincronizzati all'inizio dei tempi? Benvenuto nel superdeterminismo. Questa teoria suggerisce che il teorema di Bell ha un punto cieco fatale. Bell dava per scontato che lo scienziato avesse il libero arbitrio di scegliere quale misurazione fare. Ma se l'universo è superdeterministico, la scelta dello scienziato, i cavi dello strumento e le particelle stesse condividono tutti un passato comune nel Big Bang. Tutto è intrecciato fin dall'inizio. Non stai scegliendo nulla, stai solo recitando un copione cosmico. Se stai ancora qui è perché una parte di te voleva sapere. E c'è molto altro da scoprire. Se il superdeterminismo è reale, significa che l'illusione del libero arbitrio è l'inganno più perfetto mai concepito dalla natura. Quando decidi di alzare un braccio, pensi di essere tu l'autore di quell'azione.
Ma dal punto di vista della fisica, il tuo cervello è fatto di atomi. Quegli atomi obbediscono a leggi fisiche inesorabili. I segnali elettrici nei tuoi neuroni sono solo correnti di ioni che seguono il percorso di minor resistenza. L'universo non sta lanciando dadi. Sta eseguendo un calcolo freddo e inarrestabile, avviato 14 miliardi di anni fa. E tu sei solo uno dei risultati. Perché la maggior parte dei fisici odia questa teoria? Perché per farla funzionare, l'universo deve essere un cospiratore perfetto. Ogni singola particella nel cosmo deve essere coordinata con ogni altra particella in modo così preciso da simulare l'illusione del caso e del libero arbitrio. È come se l'intero universo fosse un gigantesco motore di rendering calcolato fino all'ultimo decimale, progettato per nascondere il suo stesso codice sorgente. Se il superdeterminismo è vero, la scienza stessa diventa un paradosso. Come possiamo fidarci dei nostri esperimenti se l'universo ha già precalcolato cosa decideremo di testare e quali risultati otterremo? Ma questo ci porta al confine estremo della conoscenza. Dal punto di vista fisico, la distinzione tra un universo casuale e uno superdeterministico potrebbe sembrare solo un esercizio matematico, ma filosoficamente si potrebbe dire che cambia il significato stesso dell'esistenza. Se il caso non esiste, allora il rimpianto è inutile. L'errore che hai commesso 10 anni fa, la decisione che ti tiene sveglio la notte, non avrebbero potuto andare diversamente. Le leggi della fisica non ti avrebbero permesso nessun'altra scelta. Sei un passeggero su un treno che viaggia su binari d'acciaio posti millenni prima della tua nascita. Guardi fuori dal finestrino e chiami il paesaggio vita, ma la traiettoria è bloccata, inesorabile, perfetta. Questa è un'interpretazione, non un dato definitivo. Ma pensaci, i nostri sensi hanno limiti misurabili, ma sono straordinariamente affidabili per farci sopravvivere. Ci fanno percepire il calore, la solidità, il tempo che scorre. Ci fanno percepire anche la libertà di scelta. Forse il libero arbitrio è come il calore. Non esiste a livello microscopico. Un singolo atomo non ha temperatura. Il calore emerge solo quando miliardi di atomi si muovono insieme. Allo stesso modo, forse la libertà non esiste per l'elettrone e non esiste per i tuoi neuroni. Emerge come un ologramma psicologico solo quando circa 86 miliardi di neuroni e altrettante cellule gliali si sincronizzano. Un'illusione vitale e necessaria. Restano domande aperte, ma ecco cosa sappiamo con certezza. La meccanica quantistica funziona. I nostri computer, i laser, le risonanze magnetiche esistono grazie a quelle equazioni bizzarre. Che l'universo stia lanciando dadi invisibili o che stia eseguendo un copione prescritto e inalterabile, la bellezza della struttura non cambia. La scienza non ci toglie la meraviglia. La sposta semplicemente su un piano più alto. Non siamo separati dalle leggi della fisica. Non siamo estranei che camminano su questo pianeta. Siamo le leggi della fisica stesse, organizzate in modo così complesso da poter riflettere sulla propria natura. E questa consapevolezza, da sola, è un miracolo matematico. La stragrande maggioranza degli atomi del tuo corpo, ad eccezione dell'idrogeno, è stata forgiata in una stella morta. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra miliardi di combinazioni impossibili. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. Ogni cosa che esiste era già scritta nel primo secondo. Io sono Renderium. E questa era l'illusione del caso.